Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, giornata turbolenta in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato stamattina, tutto rose e fiori, oggi inserimento di un altro club per Højlund, il Napoli deve riformulare l'offerta per far sì che poi si accetti del tutto e stamattina leggevo proprio la situazione Gianlu Sanchez, il Siviglia ha fatto mercato in entrata in tal senso e quindi si poteva riaccendere la trattativa, però vista questa situazione Højlund credo che il Napoli stia comunque facendo convergere tutte le forze verso questa di operazione, avendo comunque chiuso Elmas, che sarà di nuovo un calciatore del Napoli a brevissimo. 2 milioni, ovviamente andiamo a vedere anche le cifre per quanto riguarda il riscatto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, come dico sempre, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo prima dal calciomercato e poi ci soffermiamo anche per quanto riguarda le considerazioni sulla conferenza stampa che c'è stata del nostro mister in vista della partita di domani, perché ovviamente c'è una partita importantissima da giocare e da portare a casa. Detto questo, Elmas sarà di nuovo un calciatore del Napoli, 2 milioni per il prestito e 17 per il riscatto, e quindi il volere del calciatore ha avuto sicuramente un peso specifico non indifferente per quanto riguarda l'operazione. L'abbiamo portato a casa, io sono contentissimo di riavere di nuovo Elif con la maglia azzurra addosso, per di più scudettata, il calciatore che Conte voleva per, diciamo, far rifiatare anche elementi a centrocampo. Nel caso ti serve un esterno, ti puoi mettere a 3, lo puoi schierare, quindi il jolly tuttofare è arrivato. Però questa trattativa Højlund, che stamattina, ieri sera, Manna e De Laurentiis fino a tarda notte a formulare offerta, a trovare la quadra per quello che ci hanno fatto sapere, stamattina era tutto a posto. Adesso inserimento di un nuovo club, dovrebbe essere proprio il Lipsia il club che si è inserito per portare via Højlund a titolo definitivo dal Manchester United. Però visto che il Napoli è da tempo sul calciatore, si sta contrattando tutti i giorni con il Manchester United e con lo stesso Højlund e l'entourage, credo che comunque abbiamo la priorità. Il Napoli sta solo riformulando l'offerta, perché ovviamente quando si inserisce qualcuno il club che vende ci marcia e inevitabilmente devi fare qualcosina in più. Non se lo aspettava nessuno, credo che non se lo aspettava nemmeno il Napoli. Io mai mi sarei aspettato l'inserimento di un altro club, il Napoli, che doveva all'improvviso poi ritrovare la quadra. Si parla di un eventuale diciamo cambio sulla percentuale di futura rivendita, perché ci si era già accordati sul riscatto che diventava un obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, e quindi da quel punto di vista si erano calmate le acque e si era trovata una sorta di accordo col calciatore. C'era già per quanto riguarda stipendio, anni, contratto e quant'altro, però si inserisce il Lipsia e il punto è che vorrebbero portarlo via a titolo definitivo. Quindi quando vai e ti presenti con al limite qualcosa di soldi in più avanti per poi accettare comunque un prestito, fai la stessa trattativa del Napoli ma al limite dai, che ne so, 10-15 milioni avanti, per dire. Già la società che vende dice: ah, loro però hanno fatto così, e se vuoi pareggiare ti devi mettere comunque alle condizioni. È una situazione scomoda, è una situazione scomoda che non volevamo vivere, non voleva vivere sicuramente nemmeno il Napoli, nemmeno Manna e né tantomeno il presidente De Laurentiis. Si deve fare quel qualcosina in più, perché non possiamo steccare questo colpo, ma non perché sia Højlund, sia Tizio, Caio o Sempronio, perché ti serve l'attaccante al mister, e quindi tenere gli equilibri stabili e diciamo una situazione in casa Napoli che è rose e fiori e risate dal punto di vista mentale, fa sì che poi la stagione vada avanti in un certo modo. Invece nel caso dovesse saltare questa situazione Højlund, io credo che comunque nelle prossime ore, al limite mentre sto registrando, arriva pure l'ufficialità, perché penso che il Napoli abbia comunque considerato questa situazione molto ma molto delicata. Devi portarlo a casa l'attaccante senza se e senza ma. Siamo arrivati alla fine del mercato e non ci sarebbe nemmeno tempo per andare su un altro profilo
come si deve, quindi portiamola a casa. Io stamattina ero molto ma molto fiducioso anche sulla situazione Gianlu Sanchez, per il semplice fatto che il Siviglia ha fatto mercato in entrata. Prendo un attimo la notizia e quindi, visto Elmas che è arrivata questa notizia che sarà un nuovo calciatore del Napoli, ci si è accordati, e a breve comunque visite mediche e il tutto, ho detto porca miseria, ma tu vuoi vedere che chiudiamo questi due e andiamo pure a pizzicare Sanchez dal Siviglia? Leggo la notizia, tanto è vero che Cesar Azpilicueta va al Siviglia a fare a parametro zero per il terzino destro, ex Atletico Madrid, 36 anni, pronto a sostenere le visite mediche. Lo riporta Fabrizio Romano su X, eccetera, eccetera. Il Siviglia a destra già Juanlu Sanchez, che è stato trattato per diverse settimane dal Napoli. L'arrivo di Azpilicueta potrebbe essere un indizio di ritorno sull'esterno spagnolo per gli azzurri. Può darsi, al momento a destra Zanoli è a un passo dall'Udinese, mentre Mazzocchi dovrebbe restare come vice di Lorenzo, ma dato che il mercato chiude lunedì, tutto può ancora accadere e Wallo alla fine non è mai uscito dai radar del club azzurro. Piace per qualità, essendo un classe 2003, dunque under, non occuperebbe posti in lista, sempre la stessa canzone e tiritera. Ed ero contentissimo, ho detto vai Napoli, chiudi così, abbiamo pure 48 ore per dedicarci un attimo al terzino, va a finire che lo portiamo a casa, visto che con Sanchez la situazione dovrebbe essere più tranquilla dal punto di vista della mediazione, visto che stai mediando da maggio, che stai comunque in contatto col terzino, con il Siviglia, ci si è accordati sulle cifre, il contratto lo sa benissimo, vuole solo il Napoli e quindi sarebbe anche una cosa da poter fare ecco. Ma questa situazione Højlund porterà via tempo e denaro in questo caso in casa Napoli, perché credo che o aumenti qualcosina oppure si rischia di fallire dal punto di vista di questa operazione di mercato. Mi auguro che non sia così, soprattutto per lasciare tutto com'è in casa Napoli dal punto di vista della serenità e dell'equilibrio, perché sappiamo benissimo che poi basta un non nulla per andare un attimo a sballottolare, ecco, la stagione dal punto di vista mentale, soprattutto di chi ci dirige dalla panchina, perché giustamente gli serve l'attaccante e non gli dà l'attaccante, poi dobbiamo trovare questa pezza a colore, ci si è già trovato nei panni mister Antonio Conte l'anno scorso nel mettere la pezza a colore dovunque, tra infortuni, tra mercato in uscita e quant'altro. Non è il caso, perché non sarebbe poi la stessa stagione, non vivresti la stessa stagione dal punto di vista mentale e dal punto di vista della serenità. Caro Napoli, facciamo le cose in fretta e chiudiamo Højlund. Questo è quello che mi sento di dire, è quello che vorrei che accadesse nelle prossime ore. Detto ciò, domani si gioca, cari ragazzi, c'è il Cagliari al Maradona, la prima in casa, sold out. Conte in conferenza ha detto voglio la stessa partita, voglio la stessa applicazione del 23 maggio, così come le abbiamo affrontate lì col sangue agli occhi, ma è così che si devono affrontare comunque tutte le partite se vuoi portare i 3 punti a casa. Devi sempre porti come obiettivo il sovrastare, il cercare di sovrastare l'avversario. Poi nella conferenza si è passati da domande per la Champions League, Conte ha detto sì, vediamo, la giochiamo, comunque cerchiamo di imparare per poi diventare anche noi o superare addirittura i maestri, che si parla di compagini comunque esagerate in Champions League, le squadre, le teste di serie e tutti i calciatori che militano comunque in determinate squadre. Noi non siamo assolutamente da meno, io l'ho già detto in live ieri, ringrazio chi è stato in live con noi ieri, durante il sorteggio ci siamo divertiti e non poco. Per me il raggruppamento del Napoli e le partite che dobbiamo affrontare sono diciamo alla portata, un bel po' sono alla portata, quindi potresti fare una bella Champions, ma vedremo poi diciamo come ci arrivi e se riesci poi a applicarti alla stessa maniera di come ti applichi in campionato, perché l'Europa è diversa, ci sono tantissime variabili, i soldi soprattutto, ne abbiamo parlato ieri in live, perché ovviamente anche una squadra che possa essere anche il Pisa, per esempio il Pisa in Champions League, sai benissimo che un pareggio sono tanti soldi, un gol sono tanti soldi, una vittoria sono altrettanti soldi, quindi è diversa l'applicazione, è diverso
l'approcciare competizione e partite ovviamente che riguardano la Champions League, ma noi siamo pronti e con tutte le armi, le frecce, scusate, perché le armi non mi piace tanto come termine, le frecce da scoccare all'arco, incluso Oilund, mo ci vuole che, a parte questo inserimento, cerchiamo di portarlo assolutamente a casa. La cosa che, non l'ultima ma non ultima per importanza, che volevo condividere con voi per tranquillizzarmi stesso io, è la situazione di Buongiorno, perché Conte in conferenza stampa ci ha fatto sapere: si è operato 40 giorni fa, si è tolto il fastidio, quindi tornerà il Buongiorno che avevamo visto ad inizio campionato e la stagione scorsa. Il difensore più forte d'Italia per quanto mi riguarda, nell'uno contro uno non ce n'è, e Buongiorno, tornando ai massimi livelli, sarà un ulteriore acquisto, perché l'anno scorso l'abbiamo visto poi saltuariamente, quindi sono contentissimo che Buongiorno abbia ricominciato ad allenarsi, a correre con la squadra. Conte ha detto: o in corsa o dal primo minuto, poi vedo, decido comunque domani. L'unica L'unico neo di questa conferenza stampa, al di là di una domanda sulla partita comunque di domani, il resto tutto un contorno come sempre, è questa situazione: domani gioca Savic o Meret? Domani gioca Savic o Meret? Ma che domande fate? Se la vede lui se gioca Savic o Meret, è inutile che andate a cercare di girare il dito nella piaga e mettere zizzania per creare poi questa situazione, dualismo scomodo in squadra e nello spogliatoio, ma viene creato poi dai media e da chi va a fare la domanda. Conte è stato molto chiaro: l'anno scorso avevamo un problema portiere, perché ovviamente faceva male Meret, non si sentiva tanto tranquillo. Quest'anno il problema portiere non c'è. Conte è stato molto chiaro, ma ve l'ha detto già una decina di giorni fa, già a ridosso dell'acquisto di Savic, che già si cominciava, abbiamo preso 20 milioni, un altro portiere, eccetera. Decide il mister, poi se avrà ragione il mister schierando uno o l'altro vedremo in campo, e cosa ci dirà ovviamente il rettangolo di gioco. Noi potremo solo considerare le prestazioni di uno o dell'altro. Fatemi sapere cosa ne pensate e cosa vi aspettate domani sera dal nostro Napoli. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Forza Napoli sempre, ciao.